Francesco De Rocchi, 1902-1978. La ricerca della luce. Francesco De Rocchi nasce il 13 marzo 1902 in una vecchia corte in via San Giacomo a Saronno, da Carlo De Rocchi e Rosa Morandi. La passione per i colori in Francesco cresce di giorno in giorno. Fin da piccolo rimane affascinato dai soffitti in stile pompeiano, realizzati dal nonno e dal padre, affrescatori. Vedevo mio padre e mio nonno lavorare con i colori e ne restavo incantato. Mi sentivo qualcosa dentro che mi spingeva a fare altrettanto, ma di più bello e meraviglioso. Diventai pittore pian piano, quasi senza accorgermene. All'età di 9 anni dimostra la sua propensione per il disegno, realizzando un ritratto a carboncino della nonna materna Rosina. Presto l'abilità di Francesco nel disegno fa il giro del paese. L'occasione di dimostrarla gli viene data da Luigi Lazzaroni, uno dei primi cavalieri del lavoro in Italia, e in quegli anni titolare della premiata industria dolciaria Davide Lazzaroni &C, conosciuta in tutto il mondo per i suoi inimitabili amaretti. Egli intravede le capacità artistiche del giovane e gli propone una reinterpretazione del celebre bastimento, marchio di fabbrica, che De Rocchi eseguirà con sorprendente perizia. La ricompensa per il lavoro svolto è la scelta a piene mani dei gustosi prodotti. È l'incontro con Bernardino Luini e in particolare con Gaudenzio Ferrari, che può ammirare nel santuario della Madonna dei Miracoli a Saronno, a svelare a De Rocchi una pittura permeata di un forte senso religioso, un misticismo pittorico che diventerà in seguito elemento proprio della sua arte. Caro ricordo la strada che da via San Giacomo arriva al grande viale dove sorge il santuario dell'Immacolata. Ricordo che appena finito le occupazioni della scuola, la mia gioia era recarmi a guardare i dipinti di Luini e Ferrari. In esso trovai i miei primi entusiasmi, le mie prime illusioni. Vi è un episodio significativo che l'artista ama raccontare, ricordando con passione la visione di questi affreschi, da lui considerati la prima pagina della sua vita. Verso i 13 anni mi capitò un fatto curioso. Preso dalla smania di vedere da vicino il coro angelico dipinto da quel grande, convinsi il sacrestano a farmi salire sulla cupola per toccare con mano quegli stupendi angeli, quei colori straordinari. Mi dette le chiavi e salii su. Guardai con tanta tensione che alla fine che feci? Mi sedetti e mi addormentai. Mi ritrovarono i miei qualche ora dopo, quando faceva già scuro. Sono i contenuti spirituali, religiosi ed emotivi che l'artista vuole mettere in luce nelle sue opere a partire dagli anni 30. Ciò si coglie dalle figure angeliche o i piccoli santi trattati con l'innocente stupore di un incontro quotidiano con la spiritualità. Sono sempre rimasto fedele a me stesso e alla lezione dei maestri della mia regione. Un primitivismo colto, quello dell'artista, che guarda a Masolino da Panicale con i suoi affreschi nella Cappella Branda a Castiglione Olona. A Vincenzo Foppa, dal quale assimila i paesaggi evanescenti con una prospettiva fiabesca. La passione per la musica è un elemento costante nella vita di De Rocchi. Già da adolescente, dotato di una bellissima voce baritonale, canta nel coro della chiesa e viene notato dal maggiorente del luogo, il marchese Antici, che vorrebbe farlo studiare al conservatorio. De Rocchi alla fine sceglie la pittura, ma manterrà sempre un rapporto stretto con la musica. Ne sono un esempio i pomeriggi trascorsi con il baritono Zecchillo a cantare pezzi d'opera che sapeva seguire con facilità sullo spartito, e la raccolta di strumenti musicali, chitarra, oboe, violoncello, mandola, che animano il suo studio e i suoi interni. Quella che l'artista mette in scena è una musica silenziosa, malinconica e nostalgica, che riscalda l'anima e l'ambiente.
Nel 1915, dopo aver frequentato le scuole tecniche al Collegio Arcivescovile di Saronno, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove partecipa alla classe di pittura di Ambrogio Alciati e Cesare Tallone. Sono anni duri di guerra e miserie, ma l'amore per la pittura è immenso. Egli e i suoi compagni arrivano al punto di arrampicarsi sui finestroni dell'aula per poter vedere l'Alciati quando dipinge e carpire così i segreti della sua tecnica. È dall'amato maestro che riprende una pennellata quasi sfatta, sciolta ed emotiva, di una grafia umida e fremente. Ne è un esempio l'autoritratto del 1924. E anni dopo in Bambino del 1940. Siamo negli anni '20. Quando terminati gli studi, torna nella nativa a Saronno per dedicarsi alla pittura di giorno, mentre la sera, per ragioni economiche, insegna nelle scuole serali della provincia. Durante le sue peregrinazioni tra Saronno e Milano, incontra sul treno delle Ferrovie Nord Anna Maria Nicali, sua futura moglie, giovane maestra elementare che insegna in un piccolo paese della provincia di Varese, Cislago. Il 12 aprile del 1928 Francesco e Anna Maria si sposano a Voghera e dopo il viaggio di nozze a Genova si trasferiranno a Saronno. È in questo decennio che De Rocchi si distingue dal Novecento italiano, in fermento in quegli anni a Milano, dove ad un orientamento basato sul predominio dei valori volumetrici, egli contrappone una pittura che esalta i valori cromatici, luministici, di tocco. Sono di questi anni opere come Siesta, con la quale vince il premio Sallustio Fornara, il suo primo riconoscimento ufficiale. La lettera, 1929, e di un anno prima La Fantesca, quadro che il critico Raffaello Giolli, ammirandolo, definirà dichiaratamente anticlassico, barbarico, tagliente, mordente. Opere queste ancora giovanili, in cui dominano cromie scure di grigi, bruni, di toni fuligginosi e opachi, tonalità che presto abbandonerà definitivamente. La famiglia, dopo la nascita della figlia Pierrosa nel 1930, si trasferisce da Saronno a Cislago per facilitare Anna Maria nel suo lavoro di insegnante. Attraversato dal torrente Bozzente, Cislago è un paese tranquillo, fuori dal tempo, ma non certo un luogo idillico. Sullo sfondo del castello quattrocentesco si svolge la semplice vita agricola del borgo. Sarà questo lo scenario dal quale De Rocchi trarrà spunto per raffigurare il suo piccolo mondo antico. Così dipinge una balia di campagne, mucche, colombe, contadine, il lavoro dei campi come l'aratura o la trebbiatura, mentre sullo sfondo appare la distesa incerta della campagna, con le sue case minime e i radi alberi di gelso. Figura centrale nel dibattito artistico milanese dei primi anni '30 è il critico napoletano Edoardo Persico. Nel 1929 arriva a Milano dove dirige la Galleria del Milione. È qui che nel novembre del 1930 si inaugura la collettiva Studi di artisti lombardi noti e giovanissimi, a cui partecipa anche De Rocchi. Da quel momento, la galleria diventerà un nuovo punto di riferimento per le esposizioni dei futuri chiaristi e di altri artisti emergenti come Fontana e Broggini. Il termine chiarismo nasce nel 1935, coniato per la prima volta da Leonardo Borgese, allora critico dell'Italia letteraria, dopo aver osservato le opere dei giovani presenti alla sesta mostra sindacale lombarda. Sarà in seguito riproposto da Guido Piovene sul Corriere della Sera in una recensione del 1939. De Amicis, Del Bon, De Rocchi, Lilloni e Spilimbergo sono un gruppo di artisti, non un vero e proprio movimento, che si presentano con una pittura dai toni chiari e luminosi, senza chiaroscuro, con ombre dipinte direttamente col colore. Essi, pur avendo caratteristiche comuni nel dipingere, sapranno mantenere declinazioni individuali.
Persico sostiene una pittura in cui non conta lo stile, ma nella quale devono prevalere contenuti spirituali, religiosi, emotivi. Quella che lui definisce un'arte moderna, riconciliata con Dio. Il gusto e la sensibilità artistica di Persico sono già presenti anche in De Rocchi. Lo dimostra a partire dal 1927 il suo Ciclo degli umili. Figure dismesse e affaticate dal lavoro quotidiano, di una semplicità senza gloria, di un candore senza traguardi, rallegrato soltanto dal calore degli affetti. Quella di De Rocchi non è una denuncia sociale, né lo interessa un pauperismo materialista. La sua visione può essere dolorosa, ma non è mai tragica. Nel 1934 arriva a Cislago guidata da Carlo Carrà alla commissione della Biennale. Cercano il pittore, ma il pittore non c'era, trovano solo la ragazza che mi curava, che di corsa andò a chiamare la mamma. La mamma lasciò la classe affidata al bidello, corse a casa, colse la commissione prestigiosa, fece vedere i quadri e De Rocchi fu invitato alla Biennale. Ritornerà poi nel 1938 con una personale con 11 quadri. E il re, visitando la mostra, si fermò davanti al quadro di mio padre e disse quasi con tono un po' burbero e quasi seccato: ma perché dipinge così chiaro? I rapporti di De Rocchi con Milano si intensificano a partire dal 1936, quando prende in affitto uno spazio nello stabile di Corso Garibaldi, di proprietà del pittore Bon Giovanni Radice, del gruppo di Bagutta. Da questo momento il soggetto per il pittore diventa il suo ambiente immediato, l'amato studio che fino all'ultimo avrà desiderio di rivedere. Il vecchio mobile, la piccola cassettiera, la poltrona, il tavolo, la stufetta, gli strumenti musicali, i fiori secchi, la rosa nel cestino. Un grande specchio nell'enigma e nell'inganno tra realtà e finzione. Sono gli anni in cui i giovani artisti si ritrovano per scambiarsi idee e opinioni nei caffè milanesi, il Mocador e il Craia. De Rocchi, tuttavia, partecipa saltuariamente a questi incontri, vincolato dall'orario dell'ultimo treno che parte alla volta di Cislago, inesorabilmente alle 8 di sera. Nel 1936 mio padre vince il premio Principe Umberto, allora uno dei premi più importanti dell'epoca, con il quadro Popolana Lombarda. Lui per la pittura e Manzù per la scultura. Il quadro è osteggiato dalla stampa di regime perché questa donna magra, ascetica, quasi monacale non impersona assolutamente l'aspetto della popolana, fattrice, della futura romanità, robusta, bella. I due artisti hanno diritto anche ad avere il Cavalierato del Regno, però rifiutano. De Rocchi poi accetterà con grandissimo entusiasmo il Cavalierato della Repubblica che gli viene dato per meriti artistici e di insegnamento. De Rocchi torna a Brera nel 1937, dove dall'Accademia riceve l'incarico per l'insegnamento dell'anatomia artistica, coadiuvato per la parte strettamente scientifica dal medico Carlo Felice Biaggi. Le dissezioni in sala anatomica lo sconvolgono, ma nello stesso tempo gli danno tutta la misura e il mistero del corpo umano, a cui egli dedicherà grande spazio nella sua pittura. De Rocchi era l'assistente di Carlo Felice Biaggi, che era non solo insegnante di anatomia, ma era un atomopatologo. Quando si andavano a fare le lezioni all'Istituto di Anatomia Patologica, De Rocchi non scendeva vicino al tavolo anatomico. Restava alle nostre spalle, c'era una specie di anfiteatro, e alle nostre spalle in alto, in modo da poter essere il più lontano possibile da questa visione piuttosto macabra. Il difficile rapporto con le gerarchie fasciste obbliga la famiglia De Rocchi a trasferirsi da Cislago a Milano in via Fogazzaro, lo stesso stabile abitato da importanti intellettuali, come Michelangelo Abbado, grande violinista,
e il critico e saggista Sergio Solmi. Con quest'ultimo, De Rocchi intreccia un rapporto di sincera stima ed amicizia che si consoliderà dopo la guerra. Durante i bombardamenti dell'agosto del 1943, la famiglia sfolla in Valsassina. L'impatto con questa valle, cara e nota anche a Leonardo da Vinci, Valsassina, affascina l'animo attento del pittore e lo induce a preferirla tra i suoi temi espressivi. Ma presto la guerra non risparmia neppure questa valle, minacciata da rastrellamenti e deportazioni in Germania. Sono momenti tragici anche per De Rocchi. Viene rinchiuso con altri paesani nella chiesa parrocchiale di Casargo. Il tesserino bilingue italiano e tedesco di professore a Brera lo salva dall'essere arrestato. Nell'estate del 1947, la famiglia trascorre la prima vacanza dopo la fine della guerra a Vittoria Puana, in una casupola sepolta nella campagna versigliese tra filari di vigneti, ortaglie e il mare in fondo alla strada. A frequentare le cosiddette spiagge dei poveri ci sono Salvatore Quasimodo, Mario Sironi, Achille Funi, Raffaele De Grada, Ernesto Treccani e Mauro Reggiani. Nel 1954 l'Accademia di Brera assegna a De Rocchi la cattedra di figura disegnata. Egli si dedicherà con passione all'insegnamento, con un'attenzione speciale rivolta ai giovani studenti. Francesco De Rocchi era un professore che non faceva cadere dall'alto la propria autorità. Non dava una grandissima confidenza agli studenti. Quando sono diventato suo assistente mi diceva: da minga trodde confidenza ai allievi, perché imbrav, ma bisogna stare attenti, soprattutto le ragazze, mi raccomando, sta attenti. L'uomo De Rocchi era molto simpatico, anche molto divertente, spiritoso. Leggeva le poesie del Porta, che ogni tanto mi declamava in milanese. Lui e mio padre erano due milanesoni veri. Tra di loro parlavano sempre in milanese, non parlavano in italiano. Tra i suoi allievi che hanno avuto grande notorietà c'era Gianni Dova e Dario Fo, a cui mio padre riconosceva un grande talento pittorico, unito alla sua fortissima carica istrionica. In questi anni la famiglia De Rocchi trascorre l'estate a Bocca di Magra, tra Liguria e Toscana. Divide una casetta di pescatori con la famiglia Reggiani. Qui si ritrovano con Elio Vittorini, Vittorio Sereni, Giovanni Pintori, Franco Fortini. È in questo stupendo paesaggio che l'artista sa cogliere la bellezza di una natura incontaminata. Negli anni 50 si intensificano le frequentazioni di De Rocchi alla Galleria dell'Annunciata. È in questo spazio che alla fine degli anni 60 si terrà la mostra per celebrare i 40 anni di pittura del maestro. Siamo nel 69, in occasione dei 40 anni della pittura di De Rocchi scatta l'idea di presentare in galleria, oltre al catalogo dell'esposizione stessa, viene fatta una monografia di Solmi dalla casa editrice Ponte Rosso e pertanto una pietra miliare sull'analisi del lavoro del maestro. Venezia è uno dei grandi amori di Francesco De Rocchi. Oltre alle numerose biennali a cui partecipa, cerca di trascorrere qui ogni momento libero. Raggiunta la pensione nel 1972, la pittura può diventare finalmente un impegno totale. Con la moglie Anna Maria trascorre lunghi periodi a Venezia, dedicandosi ai soggetti a lui più cari. Più di una volta sale sulla cupola della Basilica di San Marco per cogliere dall'alto lo splendore della piazza. La città lagunare è una tavolozza di angoli, prospettive e colori che inebriano l'arte del pittore. Dalle ampie vedute come la Chiesa della Salute, ai labirintici passaggi tra ponticelli, calli e piazzette dove solo l'esperto gondoliere sa ritrovarsi. Venezia era molto amata da mio padre. Dagli anni 60 in poi le sue frequentazioni diventano sempre più assidue. Era riuscito, tramite l'amicizia con il sacrestano, a poter salire nella loggia della chiesa di San Marco per poter dipingere il bacino e tutta la piazza sottostante.
Una sera si trovò alle spalle una figura, era il cardinale Roncalli, allora patriarca di Venezia e poi futuro Papa Giovanni, quale si fermò a guardare i quadri di De Rocchi e volle che il pittore continuasse a dipingere. Quando finì si intrattenne a parlare molto di pittura, di arte e soprattutto di spiritualità. Il matrimonio della figlia Pierrosa con il professor Angelo Cresseri nel 1953 è motivo di stimolo per l'artista, che intensifica i soggiorni estivi in Valsassina presso la casa di famiglia. De Rocchi dipinge il grande giardino in tutto il suo splendore. Tra gli altri soggetti le strade del paese, le piccole chiesette e la casa del dottor Manzoni, tipica costruzione dell'architettura montana. Qui l'artista ritrova nei paesaggi della Valsassina lo splendore e la perfezione della luce di Venezia. È a quadro compiuto che De Rocchi, alla maniera di un frescante antico, con la sua piccola spatola, rielabora la materia pittorica. Era per me veramente emozionante e vedere come si prepara un quadro, come nasce nello studio di De Rocchi, come veniva preparata la tela, la tavoletta, dei colpi di pennello o di spatola che sistemava sulla superficie del dipinto, dei grumi di colore che costituivano alla fine un tessuto che poteva sembrare all'apparenza il lavoro fatto con gli smalti o del mosaico addirittura, piccole tessere di mosaico. C'è un episodio che mio padre amava raccontarmi. Un giorno, uscendo da Brera dopo l'insegnamento, vide sul marciapiede opposto Lucio Fontana che lo chiamava con grandi gesti. Avvicinatosi, Fontana disse: «Devo venire nel tuo studio, De Rocchi, ho un grosso problema con il rosa. Devo vedere i tuoi impasti per sapere come regolarmi». I due si recarono subito in Corso Garibaldi e il problema del rosa di Fontana fu risolto. De Rocchi ci lascia il 9 aprile 1978 a seguito di una lunga malattia. È l'amata nipote Donata, studentessa in medicina, ad ascoltare l'ultimo battito del suo cuore. Unico suo desiderio, essere sepolto nella tomba dei suoi nonni. Estremo omaggio ai suoi primi maestri. Con la mostra Omaggio a De Rocchi nel 1980, il Comune di Milano celebra l'arte di Francesco De Rocchi. È dell'amico Solmi, la commossa ma lucida prefazione alla monografia che ripercorre l'attività artistica del maestro, impreziosita dalle testimonianze di numerosi critici che ne hanno seguito l'opera pittorica e umana. A riassumere il percorso di De Rocchi, la sua poetica, la sua stessa figura d'artista, valga una sua dichiarazione riportata dal critico Giorgio Mascherpa: «Non so rinunciare al vero, al suggerimento che la vita continuamente offre, ma nemmeno copio il vero. Di fronte alla realtà si capta infatti un'atmosfera, un'intuizione, la spontaneità del gesto. Ma il quadro deve nascere nello studio, quando intervengono la memoria e l'intelligenza a costruirlo».